Immagina un'antica piazza, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Al centro si trova una fontana di marmo bianco, segnata dal vento e dalla pioggia, ma che continua a far scorrere acqua limpida. Ogni giorno le persone vi passano accanto, i turisti la fotografano, i bambini vi giocano attorno, mentre gli anziani si riposano sulle panchine vicine, rievocando ricordi del passato. Tuttavia, pochi sanno che quella fontana non è stata posta lì per caso. Segna il punto esatto in cui, secoli fa, un giovane contadino di nome Matteo scavò il suo primo pozzo, nella speranza di trovare acqua durante una terribile siccità. Matteo era un uomo semplice, senza grandi mezzi o potere. Con determinazione affondava la pala nel terreno duro, convinto che Dio avrebbe provveduto per la sua famiglia e il suo villaggio. Ogni colpo era una preghiera silenziosa. «Signore, se è nella tua volontà, donami l'acqua». I giorni divennero settimane e molti ormai avevano perso la speranza, credendo fosse impossibile trovarne. Ma Matteo non si arrese, finché una mattina, avvolta nella nebbia, udì il suono tanto atteso, l'acqua che sgorgava. Era un vero miracolo. Quel pozzo salvò vite, nutrì i raccolti e divenne il cuore pulsante della comunità. Oggi, la fontana moderna è un omaggio a quella storia di sacrificio e fede, anche se pochi conoscono davvero l'impegno e la speranza che l'hanno resa possibile. E tu? Quante volte ti sei trovato ad affrontare difficoltà senza comprenderne il senso? Forse stai attraversando una crisi, un periodo di incertezza o quella sensazione di vuoto che non ti abbandona. Ma ricordati di una cosa importante. Nulla accade per caso. Ogni esperienza, ogni ostacolo ha un significato più grande. Forse, proprio come Matteo, stai scavando nel terreno della vita alla ricerca di risposte, speranza o un cambiamento. Può sembrare che i tuoi sforzi siano inutili, che nulla si muova, ma nel frattempo Dio sta operando in silenzio, preparando qualcosa di straordinario. Egli non spreca il tuo dolore, le tue battaglie o le tue lacrime. Tutto questo servirà per dare vita a qualcosa di meraviglioso, non solo per te, ma anche per chi verrà dopo di te. Oggi, guardati intorno. Quali sono le difficoltà che stai affrontando? Quali pozzi stai scavando? Non arrenderti. Continua a credere e a sperare, perché Dio sta già preparando qualcosa che forse nemmeno immagini. Come dice il versetto di Geremia 29:11. Io ho per voi progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. Questa è una verità che ha attraversato i secoli, partendo da un piccolo villaggio fino ad arrivare ai giorni nostri. E ora giunge fino a te. Conosci la storia di Paolo? Era un uomo che viveva in un borgo sulle colline di Assisi. La gente lo conosceva per il suo carattere duro e amareggiato. Gestiva l'unico bar del paese, un luogo in cui i residenti si riunivano per bere e dimenticare le loro preoccupazioni. Ma Paolo non era solo il proprietario di quel bar, era anche l'esempio vivente di chi porta sulle spalle il peso di un dolore insopportabile. Più di 10 anni prima, sua moglie Lucia era morta in un tragico incidente, lasciandolo solo con 2 bambine da crescere. Da quel giorno Paolo si era rifugiato nel lavoro, chiudendosi in se stesso e rifiutando qualsiasi discorso sulla fede. Per lui, Dio era stato ingiusto. Perché portarle via Lucia così presto? Perché permettere tanto dolore? Ma qualcosa cambiò nella sua vita, quando la figlia maggiore, Clara, iniziò a frequentare una chiesa locale. Clara era l'opposto di suo padre, dolce, curiosa e piena di speranza. Cercava sempre di convincerlo ad andare in chiesa con lei, ma Paolo rifiutava ogni volta, senza esitazione. Finché un giorno una violenta tempesta si abbatté sul paese. Il bar di Paolo fu travolto dalle acque piovane. Tavoli, sedie, scorte di bevande, tutto fu distrutto. Guardando il suo locale devastato, si sentì perso. Senza forze, si lasciò cadere sul pavimento, fissando le pareti coperte di fango. Fu allora che Clara comparve. Non disse nulla. Si avvicinò,
Gli porse una Bibbia e sussurrò: «Papà, forse è il momento di parlare con Dio». Paolo esitò, ma qualcosa dentro di lui, forse la stanchezza, forse la disperazione, lo spinse ad aprire quelle pagine. Cominciò a leggere i Salmi. Quando i suoi occhi si posarono sulle parole «Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato», Salmo 34,18, sentì qualcosa muoversi dentro di sé. Per la prima volta dopo anni, avvertì che qualcuno comprendeva il suo dolore. Così iniziò a pregare, anche se non sapeva come farlo. Le sue prime parole furono semplici: «Dio, non capisco perché sia successo tutto questo, ma se ci sei, ho bisogno di te adesso». Quella preghiera segnò l'inizio di un cambiamento profondo nella sua vita. Paolo iniziò ad accompagnare Clara in chiesa e con il tempo trovò conforto nelle parole del pastore. Spesso si parlava di come Dio possa trasformare le nostre perdite più dolorose in nuove opportunità. Fu allora che Paolo comprese una verità profonda. Anche se aveva perso Lucia, aveva ancora accanto a sé 2 figlie meravigliose e una comunità pronta a sostenerlo. Ma più di tutto, capì che Dio non lo aveva mai abbandonato. Era sempre stato lì, aspettando solo il momento giusto per ricostruire la sua vita. Col passare del tempo, Paolo decise di dare un nuovo significato al suo bar. Trasformò quel luogo, un tempo dedicato alla fuga e all'oblio, in un centro comunitario. Lì, le persone iniziarono a riunirsi per condividere le proprie storie, imparare nuovi mestieri e studiare la Bibbia insieme. Quel posto, che un tempo aveva visto tanta solitudine e amarezza, divenne una casa di guarigione e speranza. Paolo non era più conosciuto come l'uomo amareggiato, ma come colui che aveva ritrovato la luce dopo l'oscurità. Oggi racconta che l'alluvione, che un tempo aveva distrutto tutto ciò che possedeva, si è rivelata in realtà il dono più grande che Dio gli abbia mai fatto. «Pensavo che la mia vita fosse finita», dice spesso, ma Dio stava solo iniziando a scrivere una storia nuova. E sai una cosa? È molto più bella di quanto avessi mai immaginato. Forse anche tu stai attraversando una tempesta simile. Forse senti di aver perso tutto e che non ci sia più speranza. Ma voglio ricordarti una verità potente. Dio non spreca mai una crisi. Ogni lacrima, ogni perdita, ogni dolore possono essere trasformati in qualcosa di straordinario. Come dice il versetto di 2 Corinzi 1,4, Egli ci consola in tutte le nostre tribolazioni, affinché possiamo anche noi consolare coloro che si trovano in difficoltà, con la stessa consolazione che riceviamo da Lui. Se Paolo è riuscito a trovare la luce nel mezzo dell'oscurità, puoi farlo anche tu. Non importa quanto difficile sia il cammino, Dio sta lavorando in silenzio per preparare qualcosa di nuovo per te. Quindi non mollare. Confida in Lui e ricorda, nulla accade per caso. Ogni prova ha uno scopo e la fede ci insegna che anche nel punto più profondo del pozzo esiste una scala che ci riporta in superficie e quella scala si chiama speranza. Ci sono momenti nella vita in cui tutto sembra crollare, come se ci trovassimo in mezzo a un mare in tempesta, travolti dalle onde senza riuscire a vedere la riva. In quei momenti è naturale chiedersi: perché proprio a me? Dov'è Dio in tutto questo? Ma voglio ricordarti qualcosa di profondo e potente. Dio è sempre al controllo, anche quando il suo piano ci sembra incomprensibile. Ripensiamo per un attimo alla storia di Paolo. Quando vide il suo bar, il suo sostentamento, il suo orgoglio distrutto dalla tempesta, si sentì perso. Per lui, quella era la fine. Ma Dio vedeva ciò che Paolo non poteva ancora scorgere. Vedeva un luogo che sarebbe diventato un centro di speranza, un cuore spezzato che sarebbe stato guarito per essere di benedizione agli altri. Anche quando tutto sembrava perduto, Dio stava già preparando qualcosa di nuovo. La verità è che Dio spesso opera in modi che la nostra mente umana fatica a comprendere. A volte permette che attraversiamo le tempeste non per distruggerci, ma per trasformarci. Come dice il versetto in Isaia 55, 8, 9. I miei pensieri non sono i vostri pensieri,
Né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti sopra la terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Queste parole ci ricordano che il suo piano è più grande del nostro, anche quando non lo vediamo chiaramente. Ricordi la disperazione di Paolo mentre fissava il pavimento bagnato del suo bar? Ora immagina se avesse mollato proprio in quel momento. E adesso pensa alla tua vita. Forse stai affrontando una prova che sembra insuperabile. Una malattia, una perdita, una delusione, difficoltà finanziarie. Magari ti sembra che Dio sia distante o indifferente, ma voglio assicurarti una cosa. Lui è con te. Ti sta sostenendo, anche quando non senti la sua presenza. Dio non ha mai promesso che il cammino sarebbe stato privo di tempeste, ma ha promesso di attraversarle con noi. Ricordi l'episodio di Matteo 14, 29 e 31? Pietro uscì dalla barca per camminare sulle acque. Finché tenne lo sguardo fisso su Gesù, riuscì a camminare tra le onde. Ma nel momento in cui distolse lo sguardo e cominciò ad affondare, Gesù immediatamente gli tese la mano per salvarlo. Il messaggio è chiaro: anche nei momenti di maggiore debolezza, Dio è lì, pronto a rialzarci. A volte, Dio permette che attraversiamo tempeste non per punirci, ma per rivelare qualcosa di straordinario dentro di noi. Vuole che impariamo a fidarci di Lui in modo più profondo, che scopriamo di essere più forti di quanto pensiamo e soprattutto che possiamo testimoniare la sua fedeltà in modo così chiaro da non dubitare mai più del suo amore. Forse in questo momento non riesci a capire il motivo di ciò che stai affrontando. Forse le risposte sono ancora nascoste nel futuro. Ma questo non significa che sei solo. Dio è al comando, anche quando tutto sembra confuso. Sta scrivendo una storia più grande di quella che puoi vedere ora. Sta costruendo qualcosa di bello, qualcosa che avrà un valore eterno. Ecco perché oggi ti invito a fare una scelta. Scegli di fidarti. Scegli di credere che anche nelle tempeste più violente Dio è ancora al timone. Lui non sbaglia mai, non fallisce mai e non ti abbandonerà mai. Come ci ricorda il Salmo 46, 1. Dio è il nostro rifugio e la nostra fortezza, un aiuto sempre presente nelle difficoltà. Se stai lottando per trovare un senso a ciò che stai vivendo, fermati un momento. Respira profondamente. Chiudi gli occhi e immagina Dio accanto a te, che tiene la tua mano. Lui sa esattamente cosa provi. Conosce le tue lacrime, i tuoi dubbi, le tue paure. E in questo momento sta sussurrando al tuo cuore: io sono qui, ho un proposito per te. Fidati di me, non arrenderti, non lasciare che la disperazione ti sovrasti. Sto lavorando in silenzio, preparando qualcosa che ti sorprenderà. Continua a resistere perché il meglio deve ancora venire. Ora voglio farti una domanda sincera. Quando è stata l'ultima volta che hai permesso a te stesso di provare speranza? Non parlo di un semplice ottimismo, di quelle frasi di circostanza che ci ripetiamo per convincerci che andrà tutto bene. Parlo di una speranza vera, profonda, radicata in qualcosa di più grande di noi, una speranza che viene direttamente dal cuore di Dio. Forse mentre leggi queste parole ti chiedi: ma come posso avere speranza quando tutto intorno a me sembra crollare? Capisco. So quanto sia difficile mantenere la fede quando i problemi si accumulano, quando le relazioni si spezzano, quando la salute vacilla o quando il vuoto interiore sembra insopportabile. A volte ci sentiamo come se Dio ci avesse dimenticati, come se fosse troppo lontano per ascoltare le nostre preghiere. Ma voglio ricordarti una verità potente. Dio non ti ha mai lasciato e non lo farà mai. Dio non abbandona mai chi lo invoca. Hai mai pensato a quanto sia straordinario il fatto che tu sia qui, in questo preciso momento, in questo tempo e in questo luogo? Non è un caso. Anche se la tua vita sembra caotica, sappi che Dio sta usando ogni dettaglio, anche quelli che non comprendi, per dare forma a qualcosa di meraviglioso. Come dice Efesini 2,10,
Siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha precedentemente preparato affinché le compiamo. La tua esistenza ha uno scopo divino, anche se al momento non riesci a vederlo. Viviamo in un mondo che ci spinge a desiderare risultati immediati, soluzioni rapide e risposte istantanee. Ma Dio non opera in questo modo. È un artista e la tua vita è la sua tela. Sta dipingendo un capolavoro con pazienza e cura, aggiungendo dettagli e sfumature che forse adesso ti sembrano casuali, ma che nel tempo si riveleranno parte di un disegno più grande. Forse ora ti trovi in una fase della tua vita in cui tutto sembra confuso, un periodo di costruzione in cui ancora non vedi il quadro completo, ma questo non è motivo di frustrazione, è motivo di speranza, perché significa che il meglio deve ancora arrivare. Oggi ti invito a fare una scelta. Apri di nuovo il tuo cuore a Dio. Non importa quanto ti sei allontanato, quante volte hai avuto dubbi o quanti errori pensi di aver commesso. A Dio non interessano i tuoi sbagli, ma il tuo potenziale. Non guarda il tuo passato con giudizio, ma il tuo futuro con amore. Se senti di star perdendo la speranza, fermati un momento e rifletti su questo. Dio ha ancora sogni per te, sogni che forse oggi non riesci nemmeno a immaginare, sogni più grandi delle tue attuali difficoltà, sogni che cambieranno non solo la tua vita, ma anche quella di chi ti sta intorno. Geremia 29:11 ci ricorda: Io conosco i piani che ho per voi, progetti di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Questa non è solo una bella promessa, è una dichiarazione potente. Dio sta attivamente preparando qualcosa di buono per te. E se ti senti bloccato, sopraffatto dai problemi, pensa alla tua vita come a uno smartphone che a volte rallenta, si blocca o si riempie di notifiche inutili. Potresti sentirti frustrato, esausto, persino tentato di arrenderti. Ma c'è sempre una soluzione: il tasto di riavvio. Proprio come un telefono può essere ripristinato con un semplice tocco, anche tu puoi scegliere oggi di premere il tuo tasto di reset spirituale. Dio è pronto a rimettere ordine nel tuo caos, a cancellare il peso del passato e a darti un nuovo inizio. Hai il coraggio di premere quel tasto? Dio è il nostro pulsante di reset, la nostra possibilità di ricominciare quando la vita sembra bloccata, sovraccarica o priva di direzione. Basta solo affidarsi a Lui. È come premere quel tasto e dire: Signore, eccomi, riavviami. E sai cosa succede dopo? Pian piano tutto torna a fluire. Le preoccupazioni inutili, i dubbi e le paure si dissolvono. Ciò che conta davvero, la fede, la speranza, l'amore, torna a funzionare al meglio. Ti rendi conto che anche dopo il blocco più difficile c'è sempre un nuovo inizio. Oggi ti propongo una sfida semplice ma potente. Scrivi una lettera a Dio. Sì, proprio così. Prendi un foglio di carta o apri una nota sul telefono e mettici dentro tutto ciò che hai nel cuore. Parlagli delle tue paure, dei tuoi sogni, dei tuoi dubbi. Affidagli ciò che non riesci a comprendere. E poi concludi con queste parole: Signore, scelgo di aspettare in te. Scelgo di credere che hai un piano più grande per la mia vita. Aiutami a vedere il tuo scopo in ogni dettaglio. Questa lettera sarà come un seme piantato nella terra della tua fede. Col tempo germoglierà e porterà frutti di pace, gioia e rinnovamento. E un giorno, guardando indietro, capirai che Dio era sempre lì, guidando ogni tuo passo, anche quando non riuscivi a vederlo. Non perdere la speranza. Dio è al comando e sta preparando qualcosa di straordinario per te. Fidati di Lui, ricomincia e ricorda, il miglior capitolo della tua storia deve ancora essere scritto. E ora voglio chiederti una cosa. Hai mai trovato, scorrendo sui social, un messaggio che sembrava scritto apposta per te? Se questa riflessione ha toccato il tuo cuore, non fermarti qui. Voglio invitarti a far parte di qualcosa di più grande. Una comunità di persone che cresce nella fede, trova speranza
e si ricorda ogni giorno dell'amore incondizionato di Dio. Iscriviti al canale e unisciti a questo viaggio. Qui non troverai solo video, ma messaggi pensati per ispirarti, accoglierti e rafforzare il tuo cammino spirituale. Ogni contenuto è come un caffè con un amico, dove condividiamo storie vere, verità bibliche e riflessioni che parlano direttamente al cuore. Se questo messaggio ti ha portato pace o chiarezza oggi, lascia un like come segno di fiducia, come un modo per dire: anch'io sto cercando Dio e queste parole mi hanno aiutato. E nei commenti condividi la tua esperienza. Come Dio ha operato nella tua vita di recente? La tua storia potrebbe essere la luce di cui qualcun altro ha bisogno proprio oggi. Prenditi un momento per esplorare gli altri video del canale. Ognuno è stato preparato con cura, come una playlist perfetta per rinnovare la tua fede e affrontare con più forza le sfide della vita. Forse il prossimo video è proprio la risposta che stavi aspettando. Allora, sei pronto a fare questo passo? Unisciti a noi in questo cammino di fede, perché ogni dettaglio della tua vita ha uno scopo. Nulla accade per caso. Viviamo in un'epoca in cui siamo iperconnessi digitalmente, ma spesso disconnessi dentro. Abbiamo la tecnologia per parlare con chiunque in pochi secondi, ma ci sentiamo più soli che mai. I social ci mostrano vite perfette, mentre dentro lottiamo con battaglie invisibili. Eppure, non sei solo. Dio non ti ha creato per vivere nell'angoscia o nella disperazione, ma per essere libero, per crescere, per brillare, anche nei momenti più bui. Lui è specialista nel trasformare il buio in luce. Come dice Isaia 60:19, «Il Signore sarà la tua luce perenne, e i tuoi giorni di lutto avranno fine». Questa promessa attraversa i secoli e arriva fino a noi, dritta al cuore della nostra realtà. Pensa alle storie che abbiamo condiviso. Paolo, che aveva perso tutto e ha trovato nuova speranza fidandosi di Dio. Oppure la fontana in quella piazza italiana, che ancora scorre perché qualcuno ha avuto il coraggio di scavare più a fondo, anche quando sembrava impossibile. Queste non sono solo storie del passato, sono specchi di ciò che Dio può fare nella tua vita, anche adesso. Forse stai affrontando qualcosa che sembra insormontabile, una tempesta che ti impedisce di vedere oltre. Ma lascia che ti ricordi una cosa potente. Dio non ha mai perso una battaglia, non ha mai mancato una promessa, non ha mai fallito nel restaurare chi lo ha cercato con cuore sincero. E non inizierà ora. Quante volte hai guardato indietro e ti sei reso conto che qualcosa che sembrava un disastro, col tempo si è rivelato una benedizione? Quante volte Dio ha trasformato le tue perdite nei tuoi più grandi guadagni? Questo non significa che il dolore non esista. Fa male, e tanto. Ma significa che c'è uno scopo più grande dietro ogni lacrima. Romani 8:28 ci ricorda: Dio fa cooperare tutte le cose per il bene di coloro che lo amano. Questa verità non cancella il dolore, ma gli dà un senso. Oggi tutto sembra veloce e usa e getta, ma la fede è imparare l'arte di aspettare. Aspettare Dio non è passività, ma fiducia attiva. È come piantare un seme sapendo che darà frutto dopo anni di cura. È come costruire una casa, pietra su pietra, credendo che ogni dettaglio conta. È come camminare nella nebbia, sapendo che presto il sole tornerà a splendere. Quindi, porta con te questa certezza. Nulla accade per caso, perché Dio ha un piano perfetto. Ogni ostacolo, ogni lacrima, ogni sogno lontano, tutto è parte di qualcosa di più grande. Anche le cose che vorresti nascondere, i tuoi errori, le tue debolezze, i tuoi dubbi, Dio li usa per plasmare in te qualcosa di straordinario. Se oggi ti senti perso, stanco o scoraggiato, fermati un momento. Respira. Chiudi gli occhi. Immagina Dio al tuo fianco. Lui conosce ogni battaglia che stai affrontando. Conosce ogni dettaglio della tua storia. E sta sussurrando al tuo cuore: io sono qui. Ho un futuro preparato per te. Fidati di me. Non arrenderti.
non cedere alla disperazione. Dio sta scrivendo una storia bellissima con la tua vita, anche se ora non riesci ancora a vedere la fine. Continua a credere, perché il meglio deve ancora venire. E ricorda, anche nelle tempeste più violente, Dio è il faro che ti riporterà a casa.